Ritracciamento di Fibonacci, sono sicuro che l'hai già sentito nominare, ma sono altrettanto sicuro che non l'hai mai visto utilizzare nel modo in cui ti farò vedere oggi. Infatti oggi andiamo a vedere una strategia basata proprio su questo strumento, appunto, sul ritracciamento di Fibonacci. Spostiamoci al grafico e andiamo a vedere come utilizzarlo al meglio. Ed eccoci qui davanti al grafico. Come sapete, TradingView è lo strumento che utilizzo per analizzare i grafici e voglio dirvi una cosa molto interessante. Durante questa settimana, come sapete c'è il Black Friday, TradingView ha messo degli sconti veramente incredibili, quindi se siete interessati, lo sapete, c'è il link in descrizione. Ma adesso passiamo alla parte su cosa, ovvero alla strategia in sé per sé. Come prima cosa dobbiamo andare a capire come si muove il mercato. Sappiamo che ve la faccio veramente in modo molto semplice, ha dei grandi movimenti a rialzo o a ribasso, per poi fare dei ritracciamenti e proseguire ancora in questo modo qua. Il nostro obiettivo con questo strumento, con questa strategia, è individuare proprio questo punto qua nel modo più preciso possibile per poi andarci a prendere nuovamente il movimento che farà successivamente a rialzo. In questo caso stiamo facendo un esempio a rialzo, ma è la stessa cosa sui movimenti che farà a ribasso. Ovviamente il nostro obiettivo è anche quello di trovare questo punto rischiando il meno possibile e facendo più profitto possibile. E per cercare questo punto preciso, appunto, abbiamo bisogno di vari strumenti che adesso vedremo nel corso di questa strategia. Adesso, per quanto riguarda i livelli chiave di Fibonacci che ci serviranno in questa strategia, sono totalmente diversi. Come sappiamo, molti trader hanno pareri discordanti. Chi considera un certo livello, chi dice che c'è una zona chiave, chi dice altro. Ma per quanto riguarda questa strategia, i livelli chiave che ci interessano sono tutt'altri e li andremo ad impostare noi. Quindi come prima cosa andiamo sui nostri strumenti e andiamo su ritracciamento Fibonacci. Andiamolo a tracciare e ovviamente adesso voi non lo starete visualizzando in questo modo qua, ma bisognerà andare in impostazioni e inserire questi parametri qua. Quindi salvateveli e nel frattempo cambiateli. Una volta inseriti dovrete trovarvi appunto questo strumento visualizzato in questo modo qui, che appunto, come dicevamo prima, può servirci ad individuare questo livello qua. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio anche come tracciare questo livello, perché in molti ovviamente lo tracciano dal punto più basso, da dove è partito l'impulso o da dove è partita l'inversione, per poi arrivare al punto più alto. Ma anche in questo caso andremo a vedere un modo completamente diverso di tracciarlo. Quindi andiamo nella sezione degli indicatori e cerchiamo questo indicatore. Una volta inserito troveremo tutte queste frecce, ma cosa sono? Sono dei probabili punti di inversione. Come vedete ce ne sono tantissimi e ci manda in confusione, infatti non è nemmeno poi così preciso, ma quello che ci interessa è andare nelle impostazioni, input e cambiarlo in 10. Una volta cambiato dovrebbe essere visualizzato in questo modo qui, quindi con molte meno frecce che ci confondono. Anche in questo caso non è proprio del tutto precisissimo, quindi anche in questo caso non sarà proprio del tutto preciso, quindi nei piccoli movimenti possiamo anche evitare, non li andiamo proprio a considerare, andremo soltanto a cercare i movimenti più forti. Come possiamo vedere, sui movimenti più grandi effettivamente funziona, poiché la zona che ci va a interessare di più su questo strumento è questa, quindi le nostre zone chiave sono queste tre linee. Ma c'è ancora un altro modo per portare la statistica a nostro vantaggio e adesso andiamo a vedere come aumentare la nostra statistica. Ci basterà ancora una volta andare su indicatori e selezionare l'EMA. Una volta inserita la media mobile esponenziale andiamo su impostazioni, in input e cambiamo il periodo in 200. Una volta impostata l'EMA a 200 periodi ci apparirà così. Come vedete molto spesso il prezzo quando va a toccare l'EMA rimbalza, quindi può fungere effettivamente da un vero supporto, ci può fare effettivamente da supporto e andiamo a vedere effettivamente come ci va ad indicare ancora meglio la zona che ci interessa di più. Questa è la zona che avevamo selezionato prima e cambiando time frame, in questo caso siamo su time frame orario, prima ci trovavamo su time frame giornaliero, andiamo a vedere come l'EMA ci va a fungere proprio da supporto, come vedete la va a toccare sempre all'interno della nostra area di interesse e poi va a darci questo impulso meraviglioso. Comunque per adesso ancora bella, ma c'è ancora un'altra possibilità, diciamo, sempre per portare statistica a nostro vantaggio o comunque possiamo utilizzarle come alternative o, ripeto, lo dico in tutti i video, questi indicatori appunto possono indicare delle zone che magari solitamente tendiamo a non vedere o comunque possono essere utilizzati per
appunto portare statistiche a nostro vantaggio. In quest'altro caso basterà andare sempre nella barra laterale dei nostri strumenti e andare su VWAP ancorato, e questo normale strumento di VWAP, ma ci fa selezionare a noi il punto che ci interessa. Quindi in questo caso passiamo dalla parte più bassa, dove il nostro frattale ci va ad inserire l'impulso, selezioniamo questo strumento, andiamo nelle impostazioni e deselezioniamo tutte queste, lasciando soltanto il primo. In questo caso io ho cambiato colore proprio per distinguerlo sul grafico in caso ci fosse ancora l'EMA. Come vedete ci va a dare il VWAP soltanto in questa zona qui, e guardate qua, anche questo può fungere da supporto. Infatti se andiamo a tracciare il nostro ritracciamento di Fibonacci partendo alla fine di questo impulso, arrivando in questa zona, vediamo che effettivamente il prezzo è andato qui ed è rimbalzato. E ovviamente può essere utilizzato su vari time frame, e comunque sia può essere una conferma in più. Ma adesso andiamo a capire come gestire la nostra posizione, quindi andiamo effettivamente a vedere come entrare, in questo caso il long, e come appunto gestire stop loss e take profit. Abbiamo avuto il nostro frattale che ci indica la posizione da dove possiamo tracciare il nostro Fibonacci, sia dalla parte inferiore che dalla parte superiore, quindi andiamo sul nostro indicatore e andiamocelo a segnare. Ecco qua, in questo caso la situazione è questa, e adesso dobbiamo impostare la nostra posizione. In questo caso è una posizione long, quindi cosa facciamo? Noi entreremo in questo punto e lo stop loss lo mettiamo un po' più giù, dopo la terza linea della nostra zona di interesse. Quindi se il grafico, se la candela romperà questa zona, ovviamente prenderemo lo stop loss. Mentre per quanto riguarda il take profit possiamo impostarlo con un rapporto rischio-rendimento 1:1, oppure una volta magari se la posizione ci comincia ad andare in profit, utilizzare un trailing stop loss, quindi spostare lo stop loss man mano un po' sopra il profitto. E andiamo a vedere effettivamente come si va a muovere il grafico. Come vedete lì c'è una zona di supporto, e attenzione, ovviamente l'abbiamo già visto, ha sfondato questa zona, quindi anche in questo caso possiamo far salire il nostro magari stop loss qui, dove ci va a indicare sempre questa zona di Fibonacci, e far salire lo stop loss. Altra alternativa per utilizzare lo stop loss, possiamo utilizzare l'EMA come una sorta di stop loss, quindi man mano che la posizione ci va in profitto, spostiamo lo stop loss proprio sulla zona dell'EMA 200. A parer mio strategia molto interessante, molto valida ovviamente se ci sono impulsi, trend lunghi eccetera, su time frame molto alti, meglio guardarla su time frame molto alti, anzi la stavo provando pure 5 minuti, 15 minuti, ci può stare, però ovviamente non abbiamo la stessa precisione se la andiamo a utilizzare come abbiamo visto, su un time frame orario giornaliero. Sul giornaliero è bellissima da vedere, e in questo caso la sto utilizzando su euro-dollaro, ma possiamo adattarla veramente anche su altri pair. E nient'altro da aggiungere, come avete visto molto molto semplice, e noi ci vediamo al prossimo video.